Gli ultimi 2 mesi della sua vita li ha passati da sola, ha passato da sola la malattia e ha passato da solo anche il momento della morte. The virus gripped Italy, suddenly, silently, throttling it. I think it was a war. We lost so many patients as well as many colleagues. The fire that burned through Europe was lit here, exporting cases across the world, from Brazil to Britain. Quando io personalmente e anche alcuni miei colleghi governatori, abbiamo detto che forse valeva la pena di assumere qualche atteggiamento di precauzione da tutti coloro che stavano arrivando dalla Cina, metterli in quarantena, sottoporli ad esami, siamo stati accusati di essere razzisti e che non c'era nulla da temere. Latest on the situation in northern Italy. Our correspondent Mark Lowen. Yeah, Clive, we're just outside the town of Codogno, which is the Italian epicenter of the coronavirus outbreak, and we've been driving around this exclusion zone, and the streets have been completely deserted. The police told us earlier that if we went a bit further up this road towards the town, we'd have to go into quarantine, like the more than 50,000 people across 12 towns. I covered this story from the beginning. I was in Lombardy as the first victims died, and towns were sealed off. Now I'm back on a journey to meet those who bore witness, grieved, and want answers. How was one of Europe's richest regions brought to its knees? It feels like a lifetime ago that we were here last, when coronavirus first struck Italy from Codogno, the original epicenter. We rushed here that day, the 23rd of February, as they closed off the town that became the Wuhan of the West. Well, this is the point in which police are now stopping all the cars trying to go down the road towards Codogno, which is the epicenter of Italy's coronavirus outbreak. And the police here are telling us that if we go beyond this point, that we would have to quarantine. We would not be able to leave here for quite some time. And they're checking all the vehicles coming in and out. As Codogno saw the first lockdown outside China, I spoke to a resident inside, Andrea Aloni. E tra la gente c'è il panico? Are people panicked? Ci sono le persone che si vogliono convincere, autoconvincere che è semplicemente una influenza e queste persone sono in giro con i bambini senza maschere e dall'altra parte ci sono persone invece che la vivono con ansia, non dormono di notte. Ciao Andrea. Benvenuti, ciao Mark. Mi fa piacere incontrarti. Molto piacere mio Mark. Ciao. Come stai? Tutto bene, grazie. I primi giorni, per i primi 3 giorni dall'ordinanza del sindaco che ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali in Codogno, per 16.000 abitanti la possibilità di comprare farmaci era consentita presso queste 2 farmacie che sono nella zona centrale di Codogno e l'unico negozio di alimentari era un negozio di frutta e verdura che è ancora aperto adesso ed è lì avanti. C'era il passaggio continuo del suono delle sirene dell'ambulanza che faceva preoccupare perché dava la comunicazione, era quella di dire c'è un'emergenza in corso ogni mezz'ora. Questo continuo messaggio sonoro è un richiamo, stai attento, c'è qualcuno che se non ti comporti come dicono potresti essere tu. Secondo te il nome di Codogno sarà sempre legato a questo? Adesso siamo famosi in tutto il mondo. È meglio rimanere nell'anonimato con un low profile, basso profilo, piuttosto che salire agli onori della cronaca in maniera negativa. Life has returned to the guinea pig of quarantine in Europe. Codogno has come through it. An early lockdown saved it. But it also tore families apart. Non sono riuscita a starle vicino. I spoke to Miriam Casali in March after her mother, on holiday in Genoa, died of coronavirus.
Stuck in the red zone, she couldn't reach her dying mother. Now, meeting her in person, the grief is still raw. Mi sono informata subito se potevo andare su, ma noi qua mi hanno bloccato subito, mi ha detto lei signora da qui non si sposta perché qua c'è zona rossa. Io sono riuscita a vederla in un sacco. Dicevo è là da sola, non ce l'ha nessuno. Ho ricevuto le sue cose pochissimo tempo fa. C'era dentro anche il cellulare. Io allora era scarico, l'avevo caricato e sono andata a vedere. Lei probabilmente continuava, lei voleva chiamare, perché quando una persona continua a schiacciare si fanno tutti i numeri possibili e immaginabili e continuava a chiamarmi, ma non è mai riuscita. Chissà cosa gli è passato per la testa, non lo so. Lei mi cercava, lei aveva bisogno di me. Io non c'ero. Testing was key to the recovery of this corner of Lombardy. The entire population of one village now invited to check for antibodies to see if they've had the virus and developed immunity. Dr. Arianna Rizzo is one of the coordinators. People came in, we take the temperature. If there is no fever, just they go to have the rapid test. And if the rapid test is positive, we have to do the blood test and the swab. I think it's very important because this is a population study. We would like to know the spread of the coronavirus among this population. Many people are symptomatic, so they don't know if they had or they have still now the virus. So it's useful just in order to isolate the people and reduce the spread of the virus. The virus has devastated this whole region, but in some parts they took early decisions that helped stop the spread, while in others, key mistakes were made at the start, which meant the outbreak quickly got out of control. "60 miles away from the epicenter of Codogno, Bergamo, Italy's second richest city, soon became its second coronavirus hell. Slow to lock down, it paid the price. The images of the obituary section of the local paper, stretching to 12 pages, up from 2 a month before, was the wake-up call that the virus was decimating Bergamo. 10, 11. Le pagine dei necrologi sono state il primo segnale vero che ci ha fatto rendere conto che effettivamente stava morendo tantissima gente in provincia di Bergamo, perché fino ad allora non era stato chiaro che il virus aveva questo impatto così tragico sulle vite delle famiglie della nostra provincia. Vedere 5 pagine di necrologi per noi è già comunque un evento abbastanza eccezionale. Quando sono aumentate, sono diventate 6, 7, 10, 12 pagine di necrologi, è stato davvero un qualcosa di impressionante. Ogni volta che guardo questi numeri mi spavento, perché è ancora difficile riuscire a capire davvero di quante persone stiamo parlando. In those agonizing days, as our coverage took us across Italy, I spoke to Dr. Stefano Magnone. His hospital was a breeding ground. We need more beds, more doctors, more nurses, because I think that in 1 to 2 weeks we will reach the top. So if we will not have more facilities, we will not know how to take care of the patients. Stefano, very nice to see you again. Just remind us a little bit of what you saw here in March when we spoke to you. We lost so many patients, as well as many colleagues among physicians in the hospital, as well outside the general practitioners. We were late in finding the virus. I mean, we were told that we had to search for a link with China, so people that were coming from China, but we were not able to see patients with
that kind of symptoms that were coming from China. So maybe we lost time in finding this kind of patient. We lost time in closing the area, so the lockdown came late, a little bit late. Then we were not prepared with protective equipment, so many healthcare workers in the hospital, but as well as outside the hospital, were lacking protective equipment. So are you saying that they didn't want to lock down here because they didn't want to stop the economy? Yeah, this is one of the reasons I think they lost time. But here in the corridors, we talk about that, because we were talking, what are they doing? So why don't we close here as well as in Codogno? In that precise moment, the economy was more prevalent on the health issues. The numbers in this cemetery alone are just astonishing. Died on the 26th of March, the 29th, the 21st, the 11th of March, the 13th, the 10th. It just goes on and on and on. And then look up there. Ernesto Ravelli died on the 23rd of February, the very first recorded victim here in Bergamo, when this city, this country had no understanding of the virus that had afflicted it and the hell that it was going to live through over the next 3 months. Cemeteries that couldn't cope spilt over into a Bergamo church. Beside pews once full of life, there was now no space for the dead. At Easter, when we first spoke, the priest, Mario Carminati, tried to find words for the grief. Now his church reopened, he must guide those whose faith has been tested. La comunità civile e religiosa ha perso in questi 2 mesi di marzo-aprile 196 persone, che sono la media di un anno. Le immagini dei banchi sistemati rimandavano immediatamente ancora a quelle bare, perché non erano pochi. Erano davvero delle vite, tante spezzate lì presenti, da sole. Era durissima questa cosa da vivere. Vogliamo non dimenticarla questa cosa, vogliamo che rimanga un po' anche come monito per certi versi per una vita da costruire in un certo modo, perché non dobbiamo sprecarla la nostra vita. The army was brought in at the end of March to clear the coffins from that church. As we broadcast the images, we knew that this was to become the emblem of Italy's suffering. Quelle immagini dei camion sono del 18 di marzo e sono stati anche i giorni in cui l'Italia e il mondo si sono accorti che a Bergamo stava succedendo una cosa grave. Ogni giorno erano notizie terribili di persone amiche, colleghi, o morti o in gravi condizioni, insomma, quindi anche personalmente è stato un momento molto difficile. What were the main errors that were made here in Bergamo? Sono stati fatti sbagli da tutti quanti, diciamo. Noi stessi, anch'io come amministratore, che ero all'oscuro delle cose di cui le stavo parlando adesso, cioè non avevo idea che qua già la situazione fosse grave. L'ultima settimana di febbraio, come tanti altri amministratori del nord Italia, ho detto mi raccomando, siate prudenti, rispettate le regole, ma continuate a fare la vostra vita. C'era molta preoccupazione da parte dei soggetti economici di quei comuni. Parliamo di 2 comuni non grandi, in cui ci sono tantissime imprese che esportano, imprese che hanno grandi relazioni commerciali. L'idea di essere chiusi dentro una zona rossa, mentre tutto il resto del mondo continuava a lavorare normalmente, li terrorizzava, per cui questo sicuramente c'è stato. Però è una politica poco coraggiosa, quella che non è capace di decidere in un momento così. Who could have taken that decision? Fontana. La regione poteva benissimo fare la zona rossa e ha rimandato la palla al governo, è chiaro? È stato il presidente della regione Lombardia che non ha voluto prendersi la responsabilità di andare contro magari gli interessi locali, gli imprenditori e decidere.
Lombardy was an easy target for the virus, an international business hub at the heart of Europe with the largest elderly population in Italy. And it quickly infected much of the rest of the world. Cases from Morocco to Malaysia, Sweden to Sri Lanka, all linked to people visiting this region. It was up to the political leadership in Milan, the capital, to get a grip. But there too, problems were growing. Some of the worst mistakes were felt in the care homes, this one included. Of the 131 patients here, half of them died during this crisis. In some places, sick elderly patients were transferred from hospitals to care homes before they'd tested negative, and there weren't sufficient checks to see whether or not they were isolated once they were inside. Care home workers and nurses weren't given proper protective gear. They speak here about the massacre in the care homes. Lei è stata ricoverata tanti anni qua per questo Alzheimer. L'8 di aprile è arrivata una telefonata dalla direttrice, dalla dottoressa, che ci annuncia che la mamma aveva avuto 3 giorni di febbre. Ho chiesto: avete fatto il tampone? E mi hanno detto che l'ATS, l'azienda di tutela della salute lombarda, non mandava i tamponi. E appunto la mattina del 16 aprile, dopo una settimana dall'aver avuto la notizia della febbre, la mamma non c'era più. Ho fatto questa considerazione che comunque la mamma è morta da sola, che non ha avuto nessuno che potesse accompagnarla in quel passo e che gli ultimi 2 mesi della sua vita li ha passati da sola, ha passato da sola la malattia e ha passato da sola anche il momento della morte. Quello che mi fa più rabbia era pensare che non avrei voluto una vita eterna per mia mamma, perché in quelle condizioni non era una vita. Però non volevo perderla in questo momento, in questa situazione, senza appunto poterla accompagnare, poter stare con lei. Io non riesco a rendermi conto che la mamma non sia più qua. Secondo lei la casa di riposo ha fatto degli errori? Credo che gli errori siano stati fatti da parte della regione, che ha sottovalutato una serie di cose, da parte dell'ATS, da parte della struttura. O l'ospite che era con lei nella stessa camera o qualche operatore che doveva per forza avere un rapporto molto vicinato, dovendosi prendere cura di lei in toto. È lì che penso che e adesso ho una gran rabbia e vorrei capire se ci sono dei responsabili, vorrei che venisse fuori chi ha sbagliato. In a statement, the care home told us they'd followed all health protocols. We took all the allegations of Lombardy's errors to the president of the region. Nessuno ci aveva avvisato della possibilità che arrivasse una pandemia, anzi all'inizio del mese di febbraio eravamo stati tutti quanti rassicurati dal nostro governo che non c'era, ma anche dal mondo scientifico per il vero, perché tutti i nostri epidemiologi, tutti i nostri virologi escludevano che la pandemia potesse arrivare in regione. Quando io personalmente e anche alcuni miei colleghi governatori abbiamo detto che forse valeva la pena di assumere qualche atteggiamento di precauzione da tutti coloro che stavano arrivando dalla Cina, metterli in quarantena, sottoporli ad esami, siamo stati accusati di essere razzisti e che non c'era nulla da temere. There was no red zone imposed around Bergamo when the infection rate was soaring there. Why not? Who took those decisions, and did you bow to pressure from business groups not to impose a lockdown there? La realtà è che per violare il diritto costituzionalmente sancito della libera circolazione dei cittadini, l'unico che è competente e che ha il potere di farlo è il governo. Il governo può stabilire una zona rossa, nessun altro, ma Presidente di Regione non ha a sua disposizione né forza pubblica, né forze di polizia locale, né esercito. Was it a big mistake to send
older sick patients from hospitals to care homes where many of them died. Per cercare di trovare e di liberare posti per le persone che altrimenti sarebbero morte in strada, abbiamo chiesto alle case di riposo che avessero delle strutture assolutamente isolate e con degli dipendenti esclusivamente dedicati a questi malati, se avevano la possibilità di offrirci la loro collaborazione. Non c'entra niente con la strage che c'è stata in tutte le case di riposo della regione Lombardia, non c'entra niente. Quindi la strage è la strage che c'è stata in Inghilterra, che c'è stata negli Stati Uniti, che c'è stata in Spagna, che c'è stata in Francia, perché è ovvio che dove noi mettiamo a convivere delle persone deboli e più fragili, se il virus entra, avviene una strage. There are those who say that given the mistakes that were made here, given the numbers that are still so high in Lombardy, you should consider your position. Io non credo di avere commesso nessuno degli errori, avrò commesso sicuramente altri errori, sicuramente non quelli che lei mi ha contestato. Nessuna delle cose che lei mi ha contestato risponde al vero, né risponde a un motivo di contestazione o di responsabilità mia. Grazie mille, Presidente. Since we spoke, an inquiry has been launched to establish what Attilio Fontana and other regional staff might have done wrong. While the politicians shift the blame and investigations continue, the frontline workers try to stabilize this region in the hope it can recover. Well, this has been quite literally the first port of call during the coronavirus outbreak. The emergency 112 phone line where operators pass callers to police, fire brigade or hospitals. Needless to say, most of the calls received have been related to the coronavirus outbreak. They're now getting about 5,000 calls a day, but at the height of the outbreak a few weeks ago, they were getting 20,000 a day. Nei giorni di picco tantissime persone erano in crisi e comunque non riuscivano a capire, non riuscivano a respirare, non riuscivano a comprendere che cosa gli stesse accadendo, quindi tante chiamate difficoltose, sia a livello emotivo che a livello proprio fisico per loro, difficile da affrontare. È riuscita a lasciare il lavoro al lavoro quando è tornata a casa? Sì. Spesso sono riuscita, ma nei momenti di picco facevo fatica, dico la verità. Però si prova, si tenta e spesso si riesce, non sempre, ma il più delle volte si riesce a lasciare. Nei momenti di emergenza e di picco no, nel senso ti senti coinvolta e magari ti risuonano in mente le parole di qualcuno che era in seria difficoltà. The workload of Red Cross volunteers Fulvia Intra and her husband Flavio quadrupled as patients and colleagues fell sick. She herself became infected. Una guerra forse sì, però non sappiamo se l'abbiamo vinta, perché purtroppo quello che sappiamo è ancora poco. Quindi viviamo giorno per giorno, cerchiamo di affrontare le cose come arrivano, con i mezzi che abbiamo. Non ci sono molte armi. Non facciamo interventi, non diamo farmaci o altre cose. L'unico nostro aiuto è il sorriso che oramai viene nascosto, ma il sorriso dagli occhi, quello sì, lo possiamo dare. Lei è stata colpita del virus, può spiegarci come si è sentita? Fisicamente era la febbre, il dolore, moralmente però è stata la cosa più difficile da superare, perché avevi paura di dormire, perché avevi paura di non svegliarti, avevi paura per quelli che erano vicino a te, che stavano bene, però avevi paura di poterli danneggiare. E, è un virus che non prende solo il fisico, prende la testa. Il medico è diventato il paziente? Sì, è brutto perché noi siamo sempre dall'altra parte e quando ti ammali tu cambia tutto. Nella mia città sono morti tanti amici, tanti parenti, tanti conoscenti e questa cosa
ti fa dire che la vita è importante, che sei stata fortunata. Bergamo 0010 dalla 11:08. This is the legacy of Lombardy's emergency, the daily presence of the ambulances, the need for complete protection, the full mobilization of resources to prevent another spike of the virus. The crisis may no longer be at its height, but it still lingers on, ready to pounce back. The fight isn't over. Stay up to date with the latest on the pandemic with Coronavirus What Next? This weekend here on BBC World News.